Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video sarete i nostri ospiti per cena. Sette sere, 7 ristoranti, 7 cene diverse. Quale sarà la migliore? Lo scoprirete. Infatti abbiamo deciso di inserirle in ordine dal 7° al 1° posto, salendo via via fino a quella che ci è piaciuta più delle altre. Ci teniamo a precisare che non è un video sponsorizzato, i nostri giudizi sono al 100% onesti e oggettivi. All'ultimo posto, una cena che forse non è davvero completa al 100%, lo sappiamo. Per questo è all'ultimo posto, ma comunque non è niente male. La nostra destinazione è Gelateria Santa Trinità, vicino all'omonimo ponte. Sì, un giorno abbiamo davvero cenato solo con un gelato. Che gusti hai preso oggi? Oggi ho preso pistacchio, che è il mio gusto preferito, e Santa Trinità, o Trinità, non mi ricordo se è Santa o no, però praticamente c'è cioccolato, latte, il latte credo ci sia in tutti i gusti. Oddio! Sì, stai tipo perdendo il gelato. Comunque, questo gelato è per noi la cena. Vogliamo ricordare che noi non abbiamo mangiato nulla da pranzo e questa è la nostra cena. Però è grande. Sì, è in grado di saziarti. Più o meno. Come cena secondo me va bene. Come al solito, io sono molto più rapido di Graziana a finire il gelato, non lo so perché io lo mangio, credo, non me lo gusto nemmeno. No, infatti, lo divori. Volete sapere quanto costa questo gelato? Ecco a voi lo scontrino. Gelateria Santa Trinità, vicino all'omonimo ponte. È il mio gelato preferito. Sì, a Firenze penso sia il migliore. Questo è il ponte successivo a Ponte Vecchio. Cioè, la nostra tradizione è di mangiare questo gelato sul ponte. Credo che non sia solo la nostra tradizione. Molta gente prende il gelato per mangiarlo lì sul ponte, no? Andiamo. Il 6° posto lo merita Paskowski. Si tratta di uno dei locali più storici di Firenze. Fondato nel 1903 come birreria dall'omonima famiglia polacca, il locale è diventato presto un caffè concerto, conosciuto in tutto il mondo. Tuttora c'è musica dal vivo quasi ogni sera. Per motivi di copyright non possiamo farvela sentire, ma anche quel giorno c'era un bravissimo cantante.
Pensate che in questo caffè sono venuti intellettuali come Gabriele D'Annunzio, Eugenio Montale, Vasco Pratolini, Gaetano Salvemini, Umberto Saba. Qui è possibile solo bere qualcosa, ma anche avere un vero e proprio pasto completo, come noi abbiamo fatto. Ecco la nostra cena. Abbiamo ordinato, per cominciare, una classica bruschetta e abbiamo avuto qualche piccolo problemino con l'olio. Per dopo, fiori di zucca ripieni di formaggio su crema di piselli e risotto alla zucca con formaggio caprino e amaretti, che sì, sono dei dolci, ma su questo risotto ci stavano da Dio. Siccome dicono che questo, insieme al bar che gli sta accanto, produce i dolci artigianali più buoni di Firenze, non potevamo non provarli. Ci siamo affidati completamente al nostro cameriere, fiorentino, sulla scelta del dessert. Questa la sua selezione. Tarte tatin di mele e crostatina con crema e more fresche. Abbiamo adorato la crostatina, ci è piaciuta un po' meno la tarte tatin, che era servita con della panna montata. Il conto? Un po' salato, come diciamo in italiano, cioè un po' costoso. Ma la posizione e il servizio di questo locale sono davvero di alta qualità, così come grande è la sua fama. In quinta posizione abbiamo deciso di mettere la cena presso la Trattoria Zazà. Questo ristorante ha un menù davvero lungo e variegato. Ogni palato sarà soddisfatto. Hanno opzioni di pizza, primi e secondi di carne e pesce, opzioni vegetariane e un'intera sezione dedicata al tartufo. Quella sera abbiamo deciso di assumere un po' di proteine, in pieno stile fiorentino. Così abbiamo ordinato 2 diversi tipi di carne. In particolare, controfiletto all'aceto balsamico e petto di pollo al tartufo, entrambi accompagnati da una porzione di patate al forno. Che dire, buonissimi! Ci è piaciuta molto l'idea di unire la carne a questi 2 diversi condimenti. Una cosa un po' fuori dal comune a Firenze, dove di solito la carne è semplicemente arrosto, ma abbiamo apprezzato l'originalità. Poi, siccome eravamo estasiati dal tartufo, abbiamo anche ordinato una tagliata di manzo con la stessa salsina al tartufo.
Tutto sommato, possiamo dire che qui c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo, come è confermato dalla fila che ogni giorno si trova davanti all'entrata del locale. Al quarto posto, quello che è diventato uno dei nostri posti di fiducia. Move On. Pensereste subito che sia un locale da scartare, perché in un posto super turistico, di fronte al Battistero e alla Basilica, per intenderci. Quindi pensereste che il cibo sia scadente, e lo pensavamo anche noi. Ma ci siamo fidati e ne è valsa assolutamente la pena. La maggior parte della gente ci va per bere qualcosa, ma anche la cucina è incredibile. Ci siamo stati spesso ed è tutto squisito. Per questo video abbiamo preso una pizza. Questa è un po' diversa dal solito, ha un impasto più croccante e più spesso. È un incrocio tra la pizza e la pinza romana. Insieme alla pizza abbiamo ordinato una caprese. Cioè, guardate la precisione come divide ogni singolo pomodoro in numero uguale, come ha già fatto con la mozzarella facendo... Ecco il momento della verità, lo scontrino. Abbiamo speso 34 euro in totale e in più una cameriera che lavora qui, molto gentile, ci ha offerto se n'è andato lo scontrino. Ci ha offerto 2 digestivi super alcolici. Due amari. Al terzo posto, una cena speciale con una sorpresa. Questa serata, infatti, l'abbiamo trascorsa con un nostro studente da Boston, John, che ci ha invitato prima per un aperitivo e poi per una cena. La terrazza dell'aperitivo era letteralmente incredibile. Era panoramica e si poteva vedere tutta Firenze illuminata dall'alto. L'atmosfera era molto elegante e piacevole, così come il cibo e lo spritz, uno dei posti più belli di Firenze. Dopo l'aperitivo, una buonissima cena in un locale molto tradizionale. Abbiamo cominciato con le cipolle ripiene di formaggio, un piatto tipico del ristorante che io avevo scoperto su internet e che ho voluto assolutamente provare. Com'è? La specialità della casa? Beh, potete ringraziarmi per aver studiato. Come primi abbiamo preso pici, cacio e pepe, tagliatelle al tartufo
e spaghettoni al pomodoro. Aglio e peperoncino. Ah, perfetto. Parlando di tradizione, non poteva ovviamente mancare a Firenze la bistecca alla fiorentina. E il conto? Eccolo qui. Beh, un prezzo per quello che abbiamo mangiato, diciamo, piuttosto ragionevole, no? Comunque dobbiamo essere sinceri, oggi offre il nostro studente dagli Stati Uniti John, nostro studente privato, possiamo dire. John, vuoi dire qualcosa? Facci fare bella figura col tuo italiano. Mi sento fortunato di avere i migliori insegnanti di italiano del mondo. Ah, wow, grazie. Grazie John. È stata una bellissima serata. La serata si sarebbe dovuta concludere perfettamente con un buon gelato, ma... Allora, abbiamo appena preso due gelati, anzi 3, uno per John, però guardate quello di Graziana dove è finito. Ora ne devi prendere un altro. Seconda posizione, una cena superba, un perfetto connubio tra ottima location, vista mozzafiato, cibo delizioso, vino gustoso, prezzi ragionevoli. Il ristorante in questione si chiama Signor Vino. Abbiamo voluto provare un po' di cose, così da mostrarvi più piatti. Hamburger con panino al vino rosso e patate al forno. Focaccia ripiena di caprino. Torta salata alle verdure. Bruschette miste con polpo e pesto, pomodoro e stracciatella e prosciutto e formaggio. Tutto era veramente delizioso. Penso che le nostre facce parlino da sole, no? Come vi dicevo prima, vista la qualità dei piatti, i prezzi sono veramente giusti. Al primo posto non poteva non esserci la cena per il compleanno di Graziana, cioè io. Tanti auguri a te. Primo, perché era appunto il mio compleanno, e secondo perché, le immagini parlano da sole. Eravamo ancora una volta su una terrazza. La terrazza dell'Hotel Baglioni nel centro di Firenze, e la vista da qui è qualcosa di spettacolare.
il cibo era degno di nota. Noi abbiamo optato per un menù fisso e questo è quello che ci hanno portato. Prima di tutto un aperitivo con degli stuzzichini, che non solo erano molto belli da vedere, ma erano anche molto buoni. Accompagnati da lui, un bello spritz, immancabile. In seguito ci hanno servito un bel piatto di pasta con ragù toscano. Per concludere la serata, un semifreddo con cioccolata e lamponi. Il tutto al prezzo di... ecco qua! Come avrete notato, abbiamo passato la serata con un altro nostro studente, Robert. Forse la sua faccia vi dirà qualcosa. Infatti, con lui abbiamo già realizzato un'intervista qualche mese fa. Molto interessante. Se ve la siete persa, correte a dare un'occhiata al video. Non siete curiosi di sapere quale sia il suo livello? Il link è come sempre in alto nella card e giù nella descrizione. Qual è stata la vostra cena preferita? Quella che vi ha incuriosito di più e vi ha causato l'acquolina in bocca? Scrivetecelo nei commenti. Avete già provato questi posti? Vorreste provarli? E soprattutto, pensate che possiamo diventare dei critici gastronomici? Se invece cercate una qualsiasi altra lezione di grammatica o di cultura italiana, non dimenticate di passare dal nostro sito lernamo.com. Non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok e di iscrivervi, se ancora non lo avete fatto, al canale Telegram. Noi ci rivedremo prestissimo in un nuovo video. Ciao!